Bentornati a tutti carissimi utenti. Allora, oggi parleremo di un argomento che a dirsi può sembrare complicato, però poi a farsi insomma è semplice e si risolve il problema. Oggi parleremo di partizioni GPT ed MBR. Ovviamente termini abbastanza tecnici, però non sto qui a spiegarvi cosa è e quale differenza c'è fra partizione GPT ed MBR. Questo perché? Perché ricordiamoci sempre che è vero che siamo in un canale di informatica, però quando ho aperto il mio canale all'inizio ho cercato di dargli diciamo, un taglio molto molto semplice, quindi proprio ho cercato di agevolare tutte quelle persone che a cui non piace magari l'informatica, però per motivi di lavoro, insomma, tendono a dover utilizzare il computer. Quindi cerco in maniera, e spero di riuscirci, di semplificare il più possibile, insomma, tutto ciò che riguarda il mondo dell'informatica. Insomma, tutto ciò che ne deriva dal mondo dell'informatica, dalla parola stessa informatica. Ovviamente quindi come possiamo trattare questo argomento delle partizioni MBR GPT, dato che comunque è un argomento abbastanza complesso e grande da affrontare? Non parleremo ovviamente di cosa è la partizione GPT e l'MBR e la differenza che c'è fra di loro, perché effettivamente a voi utenti finale diciamo non importa tanto per quanto riguarda questo video, però chi volesse andare a vedere quali sono le differenze e che cosa si intende per GPT ed MBR può aprire semplicemente una pagina di Google e andare a scrivere differenza fra partizioni GPT ed MBR, ma questo soltanto a scopo così informativo, quindi per sapere di che cosa stiamo parlando. Perché però sto facendo questo video? Perché sicuramente a molti di voi, o sicuramente succederà, può succedere in futuro, in fase di formattazione, quindi un argomento che ritorna sempre, la formattazione, che è quella che, diciamo, l'ho detto 100.000 volte, che noi tecnici utilizziamo sempre di più come lavori, quindi come assistenza, e che anche voi, insomma, sicuramente a casa ogni tanto fate e potete fare, in completa, insomma, autonomia. Quindi perché si parla di partizione GPT o MBR? Perché sicuramente vi capiterà quando dovete andare a formattare una macchina un errore praticamente in questo preciso punto. Vi lascio qua l'immagine dove appunto vi dirà che non è possibile andare a installare il sistema operativo su questo tipo di partizione, quindi sarà quella GPT perché vuole un altro tipo di partizione, in questo caso magari la MBR. Quindi a voi sostanzialmente non vi interessa proprio la nozione di cosa sia il GPT e l'MBR, ma vi interesserà come ovviare al problema, perché lì sicuramente vi stopperete, sicuramente magari dopo tanti tentativi o magari non c'è una guida fatta bene su internet, magari per formattare quella macchina porterete il computer in assistenza da un tecnico hardware che vi domanderà la cifra che insomma di solito si domanda per una formattazione semplice per un computer. Però, quindi questo video vuole essere di aiuto per evitare di andare a finire da un tecnico e fare il lavoro al tecnico, invece magari lo potete fare a casa voi in autonomia. Cosa si deve fare in questo caso? Ricordo soltanto come nozione semplice in generale la partizione, perché vi spunta proprio la partizione, abbiamo detto che quella parte dell'hard disk dove si va a installare il sistema operativo. Quindi lo stesso hard disk, scusate, quindi che possa essere hard disk meccanico, SSD, M2, quindi qualsiasi memoria, quindi dove noi dobbiamo andare a installare il sistema operativo, può avere più partizioni, quindi le cosiddette, quando noi andiamo su questo computer, risorse del computer, dipende dai sistemi operativi che sono dal 7, l'8, 8.1, 10, 11 si chiamerà in un determinato modo questo PC. All'interno la partizione non è altro che quando trovate voi C, quindi dove andate a trovare voi C è un'unica partizione. Se trovate C e D, l'hard disk è diviso in due parti con due partizioni, la partizione C e la partizione D. Possiamo creare 3-4 partizioni, quante ne vogliamo. Ovviamente saranno a susseguirsi le lettere dell'alfabeto, quindi si partirà sempre con C, D, E, F e così a seguire. Quindi questo per dirvi cos'è la partizione. Ma ritornando comunque al discorso principale, quindi perché non permette il disco, il Windows, quello che sia, di non installare su quella partizione, e stiamo parlando proprio di GPT, perché dà un errore, quindi ci sono dei parametri che si devono rispettare e si vede che in quel caso non si è rispettato quel parametro, quindi dobbiamo andare a formattare il nostro hard disk con un altro tipo di partizione, di solito è l'MBR. Quindi
Per ovviare il problema, cosa dobbiamo fare? Ed è semplicissima la guida da andare a seguire. Vi metto sempre qui proprio in primo piano, la allarghiamo così potete vedere meglio, quello da andare a fare in questo preciso punto, quindi quando vi troverete davanti le partizioni del vostro disk a formattazione, cosa dovete fare? Dovete andare nella barra di ricerca, quella bianca, e dovete soltanto andare a scrivere disk part, vi lascerò, abbiamo detto, il foglio in modo che così potete magari metterlo in pausa e trascriverlo su un foglio di carta. Quindi prima cosa andare a scrivere nella barra di ricerca disk part, scrivere list disk, mi raccomando gli spazi rispettiamoli tutti, anche i caratteri, sono tutti minuscoli. Dobbiamo andare a scrivere poi select disk con all'interno però il nome, la lettera diciamo del disco dove dobbiamo andare a installare il nostro sistema operativo, quindi questo è importante, quindi del vostro hard disk. Dopodiché quando lo clicchiamo metteremo clean, quindi scriveremo clean, dopodiché scriveremo exit. Una volta fatto ciò vi si è pulita completamente questa partizione GPT, quindi non dovete fare altro che andare a riprendere di nuovo la partizione dove volete andare a installare il vostro sistema operativo e basta lì cliccare avanti e continuare normalmente con la formattazione del vostro computer, quindi con l'installazione a sua volta del vostro sistema operativo, perché non vi darà più nessun errore. Quindi video ovviamente destinato a tutti, sicuramente chi già è arrivato a questo errore magari già avrà letto qualche guida su internet, quindi già avrà, e spero per lui, avrà magari risolto il problema. Molti l'avranno risolto ovviamente, come ho detto prima, portandolo da un tecnico hardware, quindi non sapendo, fra virgolette, come ovviamente il tecnico hardware, che non ve lo dirà mai come ha risolto lui per formattare il computer. Quindi video destinato a tutti, perché intanto dico sempre, dato che danno non se ne combina nelle macchine, provateci voi. Quindi se non vi fa installare il sistema operativo proprio perché vi parla di partizione, seguite questa guida, perché quasi al 100% risolverete il vostro problema senza uscire nemmeno un euro, roba che tecnico hardware non dirà sicuramente, perché ovviamente tende sempre a tenere per sé questi segreti, e poi segreti non sono, perché potete benissimamente scrivere il problema su una pagina di Google, quindi avere completamente la guida aperta a tutti. Spero di avervi fatto conoscere cosa sia, più che cosa sia la partizione, ve l'ho detto, andate a cercare su internet come risolvere il problema delle partizioni GPT da andare a ripulire. Ciao a tutti, alla prossima!